Ciao ragazzi, il mio nome è Lucky e vi terrò compagnia per la durata di questo podcast. Bruciare le tappe nell'apprendimento. Oggi andremo a parlare di questo argomento, bruciare le tappe nell'apprendimento del tatuaggio, di imparare l'arte del tatuaggio. Cosa significa questa cosa? Cosa intendo dire con bruciare le tappe nell'apprendimento? Proprio quello che intende la parola, bruciare le tappe, quindi passare oltre quando non si è ancora acquisito correttamente le tecniche di base, le tecniche precedenti, quelle che va a costruire le fondamenta di questo lavoro che poi vi porterete per il resto della vita. È un dato di fatto che la maggior parte dei tatuatori, parliamo un attimino di quello che era un tempo, perché molti tatuatori sostengono che non sia necessario fare dei corsi. Evidentemente per il fatto che un tempo non erano disponibili e quindi è rimasto questa modalità di apprendimento, una modalità di apprendimento per la quale dovevi comunque cercare di rubare con gli occhi, cercare di imparare facendoti tatuare, frequentando gli studi, cercando di cogliere un po' qua e un po' là, oppure andando a bottega da qualcuno. Allora, intanto per cominciare, oggi la formula di andare a bottega è sparita proprio fiscalmente, non è possibile tenere qualcuno in studio come apprendista, è sparita la possibilità, almeno per quello che ne so io. Poi so che in certi posti hanno fatto qualcosa per avvantaggiare questa possibilità, ma ancora, per esempio qua da me, non è possibile, non c'è la possibilità. Io avrei tutto l'interesse di prendere una persona come apprendista, quindi pagandolo di conseguenza come apprendista, non come un dipendente, ma come apprendista paghi meno, perché lo stai formando, ci devi sprecare del tempo, devi dedicargli delle attenzioni e del tempo. Quindi giustamente chi assume una persona come apprendista deve essere un minimo agevolato. Ecco, questa formula oggi non c'è, quindi già lì è scartato e quindi ti rimane la possibilità di imparare. Se non fai corsi, se non trovi una persona disposta ad insegnarti, devi fare tutto da te. Quindi le persone che andrai a tatuare sono le tue, sono tra virgolette, sei a livello di esperimento quasi. Ma poteva starci per quello che era un tempo. Ma oggi, con l'aspettativa che c'è oggi, col livello così elevato che c'è oggi, è qualcosa di impensabile. Non è possibile oggi partire facendo dei tatuaggi senza avere nozioni di base. Comunque a livello di coso, a livello giusto per intenderci, il tema dell'argomento di questo podcast è bruciare le tappe nell'apprendimento, quindi significa questa cosa qua. Non si è mai arrivati a imparare completamente un qualcosa, si è sempre, diciamo che la condizione ottimale del tatuatore è quella di eterno allievo, di eterno apprendista, di eterno colui che vuole imparare, non ha mai smesso di voler imparare, di voler crescere, di voler perfezionare ciò che fa. E quindi in questo tipo di atteggiamento c'è anche la curiosità, c'è anche la curiosità di provare la macchinetta di un certo tipo, il colore di un certo tipo, trasformare magari il disegno, segno, l'ago. Ecco, questo è un qualcosa che mantiene giovani, mantiene vivi, mantiene voglia di sperimentare. Logicamente è una sperimentazione che viene fatta a piccoli step, non è che si va a stravolgere, non è sperimentazione, passatemi il termine, non è vera e propria sperimentazione,
perché quando hai la padronanza di ciò che usi, non è che se tu cambi un tipo di ago ti cambia completamente il modo di lavorare, lo usi senza problemi, non è questo il caso, ma comunque c'è voglia di confrontarsi e di migliorare. Quello che noto, quello che sono le nuove generazioni, le nuove leve del tatuaggio, per molti, non per tutti, perché tanti sono veramente validi e probabilmente hanno seguito un percorso valido, ma molti lasciano perdere delle cose molto importanti. Vi faccio un esempio. È come adesso, allora, noi si lavora con la macchina, la maggior parte dei tatuatori sta andando verso la macchinetta, la pen. Va bene, comoda, cartucce, va bene. Ma non hanno minimamente idea di com'è la macchinetta a bobina. Ok, tu dici posso farne benissimo a meno. Va bene, ma ti mancherà una parte di radici di quello che è il tatuaggio, di quello che è stato e che ha permesso quello che è oggi il tatuaggio. Le radici in questo senso, la conoscenza delle radici, non rimanergli attaccato completamente come dipendenza e quindi passare anche al nuovo va bene, ma conoscere quantomeno quella che è più o meno la storia che è stata e quindi la sua evoluzione di quello che è stato il tatuaggio, insomma aiuta a creare e anche ad apprezzare quello che c'è oggi, perché altrimenti quello che c'è oggi non ha valore, perde del valore, non ha valore. Se non si conosce la storia, non si può apprezzare e dare un valore reale, comprendere il vero valore di quello che c'è disponibile oggi nel presente. In questo senso, noto in alcune delle nuove generazioni questo tipo di atteggiamento, cioè un atteggiamento abbastanza superficiale, quindi non si è minimamente interessati a quelle che sono le radici culturali di questa pratica. Questo è. E si vuole andare molto velocemente al punto di arrivo, come se arrivato lì sarò felice. Ci si perde completamente il viaggio, perché in realtà è un viaggio che non ha nessun punto di... non c'è un arrivo, è il viaggio che conta. E il viaggio devi guardarti tutti i particolari e così arriverai formato da qui a un tot di anni, ma non sarai ancora arrivato, ma comunque sia avrai aggiunto competenze, avrai aggiunto un background, avrai aggiunto quelle conoscenze, quelle capacità, quel valore che altrimenti non avrai. Se il tuo obiettivo è solamente fare un tatuaggio di un certo livello e sarà quel tatuaggio, quel tipo di tatuaggio, avrai snaturato quello che è l'ampiezza della pratica del tatuaggio, che è molto più ampia che non solo fare un tatuaggio bello, magari in uno stile. Ti perderai tutto il viaggio. Questo è quello che volevo dire in questo podcast. È un qualcosa che noto, ripeto, è un qualcosa che noto potendolo confrontare con quello che era nel passato, è il mio passato, il passato che ho vissuto io, ma logicamente c'è stato un passato precedente a quello che ho potuto vivere io che era ancora diverso. Ogni epoca cambia la situazione.
ma però dovrebbe essere cosa interessante per chi pratica un determinato lavoro vedere le radici da dove è venuto fuori questa cosa che chiamiamo tatuaggio, e quindi poterlo vivere nel modo migliore. Bene ragazzi, abbiamo fatto questo approfondimento che ci tenevo a fare, era un po' che non postavo sul podcast, ma ci tenevo a mettere questo mio approfondimento su questa mia riflessione. Vi do uno spunto di riflessione, non è una verità assoluta, ma è, diciamo, uno spunto di riflessione che potete anche voi valutare e, se ne avete modo, comunque andarvi un attimo ad approfondire. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, vi do un caro saluto da Lucky, ciao ragazzi.